Spesso ci dicono che siamo esagerati quando parliamo di indottrinamento femminista o gender, dopodiché ci capitano tra le mani documenti di questo tipo. Si tratta di un'iniziativa di formazione, titolo Oltre gli stereotipi, educare alla parità di genere nella prima infanzia, immagini e stereotipi nei giochi e nelle narrazioni. Dunque stiamo parlando di un corso che insegna agli adulti cosa insegnare ai bambini piccolissimi e come. Già solo per questo siamo in allarme, ma non facciamoci prendere dai pregiudizi e vediamo di cosa si parla. Il corso viene introdotto così: sin da piccolissimi, le bambine e i bambini si misurano con un immaginario che vede il maschile e il femminile come dimensioni distinte. Il problema è che non si tratta di un immaginario, ma è proprio così. Sono due nature con alcuni tratti in comune, ma per lo più distinte. E non lo dice lafionda.com, bensì una mezza montagna di studi biologici afferenti alle neuroscienze e alla scienza evoluzionista. Ma continuiamo la lettura. Dove le bambine sono considerate e dovranno essere più dolci, accondiscendenti, ordinate, istintivamente amorevoli e inclini alla cura, mentre i bambini forti, ingegnosi, dinamici, coraggiosi e propensi a prendere il comando. Di nuovo, il problema è che sì, è esattamente così. Le bambine hanno una natura e inclinazioni molto diverse dai bambini, perché i due sessi sono biologicamente impostati su set comportamentali diversi, se non che il tutto qui è detto in modo ingannevole. Notate l'uso delle parole. Per le bambine, in mezzo a dati di verità, cioè la dolcezza, l'ordine, l'amorevolezza e l'istinto alla cura tipicamente femminili, oppure alla forza, ingegnosità, dinamicità e coraggio maschili, si mescolano parole inquinanti che sembrano imparentarsi con quelle vere, ma in realtà ne distorcono il significato. Per le bambine c'è accondiscendenti, un aggettivo eufemistico che suona come arrendevoli o peggio sottomesse. Per i bambini invece si associano forza e assertività alla propensione a prendere il comando. Con questi inserti ingannevoli, trucchetti da 4 soldi, si vuol far credere che le bambine e i bambini, badate bene ai verbi usati, sono considerati e dovranno essere, in un modo o nell'altro. Questo per far intendere due cose: se le donne sono sottomesse è colpa degli adulti che non contrastano gli stereotipi da cui in questo modo non c'è alcuna via di fuga, quasi fossero una condanna inevitabile. Se non si fa qualcosa, questo è il sottotesto, i bambini cresceranno come dominatori e le bambine come schiave sottomesse. Ovviamente è una puttanata smisurata. Ciò che si può legittimamente dire è che mediamente le bambine sono per natura più dolci, amorevoli, eccetera, e i bambini sono per natura più assertivi, eccetera. L'evoluzione li ha fatti così ed essi, crescendo, adatteranno le loro nature ai contesti in cui si troveranno. Possibilissimo che il bambino, una volta adulto, si troverà in contesti dove sarà amorevole e dolce e la bambina, diventata adulta, si troverà a esercitare assertività. Dipenderà dai contesti e dai percorsi di vita dove gli uni e gli altri adatteranno la loro natura profonda, scritta nel DNA e incancellabile. E il problema sta proprio lì. Andiamo oltre nella lettura. In questo modo spesso interessi, tendenze personali rischiano di essere ridimensionati e incanalati dentro percorsi già definiti. Questi processi di condizionamento possono avvenire all'interno di diverse situazioni sociali: la famiglia, la relazione tra i pari, i contesti educativi e scolastici, spesso rafforzati attraverso il gioco, storie e racconti. Per questi motivi è fondamentale innanzitutto comprendere il modo in cui bambine e bambini interiorizzano gli stereotipi di genere sin dalla prima infanzia e poi quanto le proposte educative possano costituire un'opportunità per prendere coscienza di sé, superando pregiudizi di genere potenzialmente limitanti. C'è però un problemuccio. Perché tutta questa roba possa essere considerata vera o verosimile, occorre supporre che tutti nasciamo senza avere nulla di nulla già preinstallato nel cervello. È la famosa teoria della tabula rasa, sbufalata ormai da decenni da un esercito di scienziati. Quando nasciamo la nostra tabula è tutt'altro che rasa, anzi ha un sistema operativo già testato durante la permanenza nell'utero materno, secondo modalità diverse tra femmine e maschi. In quella fase si indirizzano in modo chiaro e netto personalità e inclinazioni dell'individuo poi destinato a diventare adulto. Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui negli esperimenti del professor Simon Baron Cohen al Trinity College di Cambridge, bambini e bambine piccolissimi fatti entrare in una stanza con alcuni giochi si indirizzino istintivamente i maschi verso le costruzioni e simili e le femmine verso le bambole e simili. La cosa grave è che, con la scusa e la falsità del condizionamento degli stereotipi su un cervello privo di qualunque preinstallazione, ciò che si propone di fare con corsi come questo è un controcondizionamento, pure contronaturale. Vorrebbe insegnare alle bambine e ai bambini a non essere ciò che per natura e impulso genetico immodificabile in realtà sono, pura violenza insomma, o meglio, puro indottrinamento.
che poi è la stessa cosa. Esageriamo? Bene, leggendo le finalità e gli obiettivi del corso, si vede come si intenda usare il gioco e la narrazione per cercare di cambiare le nature profonde dei bambini. Liberarsi dagli stereotipi di genere significa, in questo linguaggio deviato, negare ciò che si è. Prevenire la violenza contro le donne significa sostenere che solo un genere è violento contro l'altro, il che è fattualmente falso. I ruoli di genere non esistono. Se esistessero, si potrebbe letteralmente insegnare a una bambina a essere sgradevole e crudele e a un bambino a essere dolce e pacato. In qualche caso ci si potrebbe anche riuscire, ma nella maggior parte dei casi il tentativo di insegnare questi comportamenti fallirebbe. I condizionamenti sociali, di cui favoleggia, hanno sicuramente un effetto sulla personalità delle persone, ma non possono spingersi in là più di tanto nel determinare personalità e comportamenti. A un certo punto troveranno la barriera biologica che è insuperabile. Nessuno, nemmeno i condizionamenti sociali più pressanti, possono portare un individuo a essere il contrario di ciò che è per sua natura. E ciò è stato provato scientificamente, a prova di bomba. Eppure questi ci provano. Vediamo come, analizzando la struttura del corso. In 2 giorni si intende insegnare a riconoscere gli stereotipi che influenzano crescita e sviluppo emotivo. Il problema è che qui vengono chiamati stereotipi quelli che sono pure categorie. Se vedo un individuo in tenera età ruzzolare per terra e cercare il contatto fisico con altri individui, potrò legittimamente pensare che si tratti di un maschio e non mi meraviglierò a vederlo giocare a caricare di sabbia dei camion giocattolo. Se vedo un individuo in tenera età seduto con una bambola davanti con cui finge di prendere il tè, potrò legittimamente presumere che si tratti di una femmina e non mi meraviglierò se a un certo punto si metterà a pettinare e cullare la bambola. Così funzionano ciò che non sono affatto stereotipi, ma categorie con cui necessariamente il cervello classifica la realtà in base ai dati di fatto. Qui invece si cerca di destrutturare il tutto. Voi genitori e nonni che vi intenerite davanti alla bimba che mette il grembiulino come la sua mamma, o davanti al bimbo che prende il martello e vuole lavorare insieme al nonno, siete dei retrogradi e bigotti. Vi fate ingannare dalle preferenze espresse naturalmente dai bambini e le assecondate, quando invece dovreste contrastarle, magari leggendogli la fiaba di Biancaneve che lavora in miniera e i 7 nani che spicciano casa. È chiaro a chiunque abbia un minimo di senso critico e soprattutto una percezione non deviata della realtà che siamo davanti a un tipo di iniziativa, una delle tante che ci è capitata per le mani, tangente al criminale, a un tentativo di insegnare agli adulti come fare ai bambini un lavaggio del cervello su concetti che si oppongono alla loro impostazione naturale sulla base di un'idea di fondo, quella degli stereotipi e del dominio maschile sul femminile, privo di ogni fondamento scientifico e logico. Roba del genere comincia a essere vietata per legge negli Stati Uniti. Da noi ancora è permessa, anzi trova riconoscimento ministeriale. In questo caso non viene pagata da soldi pubblici per essere diffusa presso i docenti delle scuole, ma è una magra consolazione. Comunque il corso è proposto a pagamento e questa è un'indicazione molto chiara del fatto che, oltre a tentare di violentare le menti dei nostri figli, iniziative del genere hanno anche l'obiettivo di far abboccare qualche coppia di genitori progressisti e allocchi, sì, sono sinonimi lo sappiamo, e di spillargli un po' di soldi. Finiranno per incasinare il cervello dei loro figli, ma invece di essere in carcere potranno mostrare orgogliosamente ai loro ospiti, appeso e inquadrato, il loro attestato di partecipazione. Vuoi mettere?